Buongiorno e buonasera a tutti, bentornati qui nella Tech It Classic giocata nel 2026, secondo episodio. Sto tornando dal deserto, lì c'è un bel deserto che ho raccolto un po' di sabbia e un po' di cactus, perché oggi proviamo a costruire una farm. Nel frattempo torno alla base perché in realtà rispetto allo scorso episodio mi sono portato un po' avanti. Nello specifico ho fatto un'altra bella sessione di miniera. Come vedete ho un piccone di diamante qua, ho un po' di minerali qua che li stavo piano piano macerando e cuocendo, ne ho altri già fatti e adesso vi faccio vedere. Comunque questi qua sono i macchinari della Industrial Craft fatti la scorsa volta. Ok, abbiamo un problema, è finita la corrente, ma perché stava nel buco sbagliato? Vabbè, quindi qui stiamo macerando un po' di materiali e li stiamo cuocendo. Dunque, cosa voglio fare oggi? Voglio fare una farm con i cactus, una farm che ci permetta di alimentare il generatore senza dover dipendere dal carbone. Vi faccio vedere che ho raccolto un bel po' di minerali, un sacco di diamanti ho trovato, alcuni li ho usati appunto questo, ho fatto l'ossidiana, forse dopo andiamo addirittura nel nether, perché ci servono delle cose. Ho fatto queste fence per la farm che oggi facciamo, e qui ho ingrandito un pochettino la nostra piantagione di gomma. È più ordinata, ho tagliato gli altri alberi, quindi mo ci vuole il tempo tecnico che crescano, insomma. Ma quindi, che cosa dobbiamo combinare oggi? Sta facendo notte, quindi facciamo una dormita e valutiamo. Qui ho spianato un po' perché appunto costruiremo, penso proprio qui, la nostra base. E a sto punto mi chiedo dove costruiamo la nostra farm di cactus. Vi volevo anche intanto far vedere questo crafting, quindi con una chest e il ferro, però si può fare anche con l'oro, col diamante, e poi c'è anche la crystal chest. Eccola qua, questa in pratica è come una chest, però mannaggia l'ho messa male, dai. Che cavolo, mettiti a fianco. È una chest, però è più grande, cioè questi sono un doppia chest, questa è una chest singola, quindi metà dello spazio, stessa resa, in cui magari ci andiamo a mettere per adesso un pochettino tutti i minerali, così almeno facciamo spazio qua dove possiamo magari mettere la monnezza, perché se non iniziamo a fare un po' di ordine qua non concludiamo nulla. Vi volevo anche far vedere che se noi prendiamo la legna dell'albero della gomma e la mettiamo nell'estrattore, da un pezzo di legno dell'albero della gomma otterremo comunque 3 pezzi di gomma, e questo non è mica male. Nel caso quindi siamo un po' corto di sticky resin, possiamo trasformare anche questa, ma non credo sia il caso. Eccola qua, vediamo che esce. Bah, perfetto. Nel frattempo ne approfitto e vi spiego perché dobbiamo fare una farm di cactus. Dunque il generatore brucia, abbiamo detto, carbone. Se non sbaglio brucia anche legna, no? Sì? No? No, forse la legna non la brucia, però ciò che è certo è che brucia il cactus. Vediamo, adesso appena finisce la fiammella, quindi forse sì, forse brucia anche la legna, doveva solo finire la fiammella, vediamo, ecco, vedete? Soltanto che ovviamente produce molto poca energia un cactus rispetto a un carbone, ok? Anche banalmente la legna, vedete, produce più del cactus, ma comunque molto meno del carbone. Però i cactus li possiamo produrre in maniera molto molto semplice, e tra un po' vi faccio vedere come. Nel frattempo ho preparato della stone perché volevo andare a costruire la project table, questa qua. Era così se non ricordo male, questa più 3 stone, e poi la crafting table qua e la cesta qua. Project table. Che cos'è la project table? Beh, non è una cosa brutta, mettiamola qui. In pratica è come una crafting table, ok? Solo che se noi mettiamo le cose dentro e usciamo, rimangono. Vedete, se io metto una cosa qui ed esco, cade. Invece nella project table rimangono, e in più abbiamo dello spazio qui sotto anche, quindi è molto molto comoda. Vi faccio anche vedere che qui dietro casa, lì nella casa, ho anche piantato delle canne da zucchero che nel frattempo sono cresciute, e quasi quasi la nostra farm di cactus la facciamo in questa zona. Devo però spianare un pochettino e poi possiamo iniziare a costruirla. Allora, lì nel frattempo hanno iniziato a crescere gli alberi, e qui ho fatto un pochettino di stone, sto facendo l'altra perché ce ne servirà un pochettino per fare questi brick che secondo me ci possono stare per questa farm. Sto cuocendo l'altra, ci serve poi anche la sabbia, quindi portiamocene un po'. Ho spianato, non tantissimo, adesso vi faccio vedere e iniziamo a fare questa farm. Allora, questa qua è più o meno la zona dove la facciamo, penso possa entrare. Adesso costruisco il pavimento, che pensavo di farlo così banalmente con la stone, e poi mettiamo un abbozzo di pareti. Diciamo che la struttura in sé non è che dobbiamo costruirla oggi del tutto, però almeno iniziamo. Quindi procedo un pochettino e vi aggiorno. Ok, allora più o meno questa qui è la struttura della nostra farm, adesso ve la spiego. Questo qui è un cactus, ok? Quando il cactus cresce, praticamente se ha un oggetto a fianco, tipo appunto questa fence, si spacca.
E poi essendo la fence comunque trasparente intorno, quindi non è un blocco pieno, il pezzo di cactus che rimane cadrà giù. Questo è più o meno il concetto. Adesso ve lo provo a spiegare un pochettino meglio qua. Io pianto il cactus, ok? Se io metto un blocco a fianco, il cactus si disintegra, ok? Noi sappiamo che il cactus cresce in altezza, 1, 2, 3, eccetera. Quindi quando qui nascerà il blocco, se c'è quando qui, diciamo, crescerà il blocco di cactus, se a fianco rileva che c'è un blocco, si spacca in automatico. È tanto semplice, proprio banalissima. Quindi dobbiamo soltanto ripetere questa cosa adesso, per un po'. Quindi vado ad allungare le fence, in questo modo. Ovviamente tagliamo quelle che non servono, così. Oddio, sperando di non distruggerle che sennò vanno sprecate. E adesso capisco quanti metterne. Ok, allora procedono i lavori, come vedete l'ho rialzato di 1. In pratica noi che cosa faremo? Andremo a riempire totalmente di acqua da questo lato, ok? Quindi immaginatelo tutto riempito. E l'acqua scorre esattamente per 8 blocchi. Quindi arriva fino a qui e i cactus che cadranno finiranno poi in questa fila centrale, che è la fila dove metteremo poi degli hopper. Adesso però procedo perché dovevo replicare questa cosa nel lato opposto. Allora mi ero accorto che stavo sbagliando con le misure, infatti qui avevo lasciato 2 blocchi liberi quando in realtà ne basta assolutamente uno, così riusciamo a mettere 4 file di cactus in questo modo. E le fence le mettiamo qua e poi le mettiamo qua, che colpiscono quindi quelle qua, questi qua e quelle qua, questi qua. E adesso devo replicare una cosa uguale di là. Allora ragazzi c'è un problema perché io volevo craftare gli hopper, però non ho considerato il fatto che nella 1.2.5 gli hopper di Minecraft Vanilla non esistono, letteralmente. Quindi tutta quella farm che sto facendo là dietro, non ho idea di come farla funzionare adesso, perché non esistono gli hopper. Quindi devo inventarmi qualcosa con ciò che le mod ci offrono. Io credo che la Buildcraft o simili possano avere qualcosa che fa il caso nostro, quindi mi informo un attimo e capisco come fare. Allora, forse ho una soluzione, possiamo fare transposer che dovrebbero fare circa la stessa cosa, come si fanno con i pistoni, che ne ho costruiti una decina, e adesso andiamo a costruire i transposer. Dovrebbe essere abbastanza semplice, non c'ho la legna, ovviamente non c'ho mai quello che mi serve. Anzi, a proposito di legna, ne ho veramente poca, sapete? Crafto questi e capiamo che fare. Ok guys, abbiamo un problema, perché diciamo che l'idea della farm di come si chiamano, la di cactus deve andare un attimo in pausa, perché ci servono sì i transposer, però ci serve anche i pneumatic tube, che si fanno col vetro e va bene, e poi col brass ingot, che si fa nell'alloy furnace con il copper e la tin, ok? Ma l'alloy furnace, che cazzo è? La riusciamo a fare subito o no? Questa qua. Oddio, attenzione che forse siamo fortunati. Sì, cazzo. Io avevo raccolto un po' di clay mentre venivo qua, che la trovai in acqua. Quindi adesso me la cuocio. Vabbè, qui sta facendo il vetro, me la cuocio qui. Ok, dovremmo esserci. Se non sbaglio era con 8 di questi. Perfetto. Vediamo che cosa cavolo è questa alloy furnace. No, non me la fa mettere sopra. Mannaggia la miseria, mannaggia. Vabbè. Allora, alloy furnace. Quindi, com'era che si faceva i pneumatic tube? Ci serve quindi il brass che si fa con 3 copper e un tin. Ok, quindi ogni 3 copper dobbiamo mettere un tin. Tin che poi ho visto altro non è che lo stagno. Quindi, boh, mettiamoli e ci serve del carbone, eccolo. E dovrebbe farsi. Quindi aspettiamo un po'. Ok, per fortuna ne produce veramente un botto di coso. Quindi in realtà, ok, è facile. Quindi mettiamo questo più questo e ci dà anche un botto di tubi. Vabbè, me li faccio. Ah, uno stack, preciso preciso. Andiamo a vedere com'è la situazione di là. Ok, quindi in pratica dobbiamo semplicemente mettere questi così, perché dal buco grande è l'input. Invece, mo vi faccio vedere, aspetta, se ne metto tipo uno così, vedete? Il buco piccolo è l'output. Quindi buco grande verso sopra, perfetto. E sotto dobbiamo semplicemente montare i tubi, facile facile. Qua mi manca ancora da fare i contorni, comunque mi porto un po' avanti, vi faccio vedere intanto il buco sotto, perfetto. In pratica questi qua funzionano come degli hopper, cioè se gli cade un oggetto sopra, loro lo risucchiano. Adesso vi faccio vedere proprio un esempio concreto. Ecco, andiamo qui sopra. Vi faccio proprio vedere con un pezzo di copper. Se io gli butto il copper sopra, lui l'ha assorbito e l'ha sputato sotto.
Voi direte, e sti cazzi, e beh infatti ci mettiamo il tubo, così non lo sputa sotto a caso, ma lo sputa nel tubo. Quanti ne mancano ancora? Sono, se non sbaglio, ok, siamo arrivati. E qua, torcetta tattica. Quindi non ci resta che attaccare tutti questi tubi. Qua mettiamo un po' di stone, facciamo una cosa pulita, carina. E qua possiamo mettere poi la nostra chest, che adesso non ho. Vabbè, qua metteremo una chest. Facile facile, pulito. Completo un po' il contorno, mi porto un po' avanti e poi mettiamo l'acqua e proviamo a farlo funzionare. Ok, allora mi sono accorto che qua me ne manca uno in teoria, vabbè non fa niente, poi lo vado a costruire. Comunque questa in sostanza è tutta la farm. Ora ogni cactus che cresce viene spaccato e cadrà giù. Qui ci sono esattamente come distanza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mettendo quindi l'acqua qua, l'acqua scorre e vedete arriva fino a dove qui ci dovrebbe essere il tipo che adesso vado a craftare. Quindi ora non mi resta che riempire di acqua questa fila qui e quella fila là e ci dovremmo essere. Oddio, che laggata che ha dato. Quindi faccio quest'ultima operazione. Qui intanto ho allungato il tubo un pochino e ho messo la cesta. Proviamo con un oggetto a caso. Se gli lancio la terra dovrebbe arrivare tra un pochino. Vediamo. Oh, è arrivata. Bene, bene, funziona. Allora, ho notato che sono un emerito idiota, perché facendo così, l'acqua, vedete cosa fa? In queste zone qui è ferma, quindi se un oggetto cade lì, non si muove. Io letteralmente, tutta questa cosa di cactus, dovevo costruirla un blocco più in alto. Però sapete cosa faccio? Piuttosto che alzare tutto, le fenze, e c'è, sarebbe... Oddio, in realtà forse neanche troppo un panico. Sì, si può fare, lo faccio, dai, senza... Stavo pensando di scavare il pavimento, però no, alzo tutto di un blocco, così vi faccio vedere la differenza. Ok guys, allora la farm in teoria è finita, ho appena fatto un sonnellino e questa qua è la situazione. Adesso vorrei farvela vedere dall'alto, quindi come si fa? Voglio andare un attimo in creative, se non sbaglio era così, sì. E voglio farvi vedere la farm dall'alto, vedete com'è? L'acqua adesso scorre sotto ogni blocco. Ho messo tutti i, come si chiamano, i secchi qua e da quella parte. Lì finisce, quindi qualsiasi drop cade, guardate, finisce in quei cosi e finendo in quei cosi poi finisce nelle chest. Quando quindi cactus, guardate, cresce, adesso sono in creative quindi vi faccio vedere sta cosa. No, oddio, non me la fa mettere, pensavo me lo facesse mettere, vabbè. Quando il cactus qui va a crescere, si spacca, cade, entra qui e finisce nella nostra cestica. Quindi niente ragazzi, adesso dobbiamo soltanto aspettare e vedere un pochettino che succede. Vediamo se c'è già qualcosa nella chest. Ok, sì, questi l'avevo buttati io prima, spaccando tutto. E questa è quindi la situazione. Ora ovviamente tutto intorno ho intenzione di alzare un muro che vada molto in alto e di questa situazione qui ragazzi noi possiamo fare più piani, possiamo fare 2, 3, 4, 10 piani, ok? È uno sbatti enorme da costruire, però si può fare mantenendo la stessa acqua sotto, gli stessi transposer sotto. Quindi ora non ci resta che lasciare questa farm farmare e poi tornare a vedere se qui appare qualcosa. L'unico dubbio che io ho è: ma qui il chunk è caricato? Perché è vero che la base è molto vicina, 60 metri, quindi penso di sì. Però forse dobbiamo creare un World Anchor che in pratica ci permette di mantenere il chunk caricato sempre. Adesso ci penso un attimo e capiamo. Nel frattempo procediamo con la seconda fase della missione di oggi, insomma. Qui approfitto e raccolgo le canne da zucchero, che poi magari ci facciamo una farm anche con loro. Resta però il fatto che i cactus li produciamo lì, ok? Però per produrre energia ci servono qui dentro. Come facciamo a portarli? Abbiamo varie opzioni. O facciamo i teleport pipe, che sono però un po' una rogna, perché richiedono un sacco di diamanti. E mo' ok che io ho 31 diamanti, però andarne a sprecare 8 per fare i teleport pipe non mi sembra neanche il caso. Altrimenti possiamo fare le ender chest, queste qui che sono poi con i colori quantificabili, però ci serve l'ender pearl e per adesso non ho beccato manco un enderman, e le blaze rod che si trovano nel nether, quindi è un po' un macello anche questa. O altrimenti possiamo fare un po' di pneumatic tube e tirarceli fino a qua, quindi fare tipo un tunnel sotterraneo, che sarebbe la cosa più banale di tutte. Io vorrei usare onestamente le cose col teletrasporto. Quindi cosa facciamo adesso? Io vorrei andare nel nether. Tidiana l'avevo raccolta, quindi possiamo fare il portale. Possiamo anche fare l'accendino se non sbaglio. Se non ricordo male si faceva facile facile così. Vediamo, vediamo. Sì, cazzo.
Quindi possiamo andare nel Nether o non so. Cioè la mia preoccupazione principale è che non ho protezione, cioè sono scarso, capito? Faccio schifo, quindi quasi quasi butterei sta spada e ci attrezziamo, non dico chissà quanto bene, ma un pochettino meglio. Come si chiamano le armature? Non mi ricordo, tipo... Vabbè, queste sono impossibili al nostro livello. O ci facciamo quella di bronzo, vediamo, che come cavolo si fa col bronzo. O ci facciamo quella di ferro. Ma onestamente io non lo so qual è più forte. A sto punto ci farei quella di ferro che insomma è la più rapida, più veloce. Tanto di ferro ne ho un bel po'. Mi faccio sta armatura e la spada e andiamo a fare sto portale. Ok guys, mi sono fatto la mia armatura, la mia spadina in ferro, ho fatto qualche torcia in più, ho pulito l'inventario, i pneumatic tube li possiamo lasciare, possiamo andare a costruire il portale, che se non sbaglio per fare il portale ne servono 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quindi non me li porto neanche tutti, non si sa mai. Mi porto un po' di terra, eventualmente mi devo arrampicare e dove lo facciamo il portale? Non vorrei farlo troppo vicino, lì ho anche allargato un pochettino la piantagione prima che ho raccolto le foglie e insomma mi ha dato altri alberelli. Forse lo andrei a fare da quella parte. Ok, allora senza fare proprio nulla di particolare l'ho fatto qui vicino il portale, accendiamolo e raga, andiamo nel Nether che vedevo di arrivava, cioè questo momento doveva arrivare, quindi vediamo un po' che succede, spero di non rimanerci secco. Ok, oddio. Ok, già. Oddio, raga, allora, aspetta. Sono appena entrato nel Nether, non ho capito cosa è successo. Che cos'è questo? Ma è un materiale? È un materiale. Che cos'è? Gold. Ah, vabbè, sì, perché nel Nether si trovano anche i minerali qua. Vabbè, sti cazzi adesso dei minerali. Ma l'obiettivo è non crepare. Fatemi fare una sorta di pavimento qua che è scoppiato tutto, non so perché. Mettete la torcia che sennò non vediamo nulla. Siamo in una zona carina? Non vedo manco lava. Non vedo una mazza di... Ok, lì c'è un pigman zombie e lì c'è della glowstone che mo ci prendiamo. Però io farei prima di tutto una cosa importante, un waypoint. Questo che cos'è? Altro materiale? Vediamo. Ah, sempre gold. Vabbè, non mi va di prendere il gold adesso. Ma questo ce l'ha con me? Oh. Ah, bello di casa. State buono. Mannaggia, è muerto da pigman. Qua è tutto bucato. Ma strano che non c'è lava, però. Il Nether senza lava. Ma che cazzo? Allora, non vorrei andare troppo lontano, quindi prendiamo giusto il minimo indispensabile. Che spawn di merda, però. Vabbè, la glowstone me la frego perché in realtà ci serve anche per altri crafting che non sapevo se già fare oggi o no. Forse lo facciamo già oggi, ci portiamo avanti. Quindi me ne prendo un bel po', così stiamo tranquilli che poi non dobbiamo più tornarci. Ah, comunque nella minimappa in alto vedo la lava, non ci avevo fatto caso. Quanta ne ho presa? 55, ma sì. Ah, non voglio toglierla tutta perché comunque fa luce. Boh, andiamo da questa parte. Magari becchiamo anche un Blaze. Chissà. Ci prendiamo anche la Blaze Rod perché alla fine dal Nether quello ci serve. La Blaze Rod e la Glowstone. Allora io ho un pochettino di ansia a girare nel Nether perché veramente mi sento debole. Non abbiamo chissà che armatura. E queste merde fanno male. Fatemi mangiare che sennò qua non ci guariamo. Ok, illuminiamo un po'. Poi sento versi strani, forse sento il ghast. Ma ci manca solo lui che ci viene a fare il culo. Non volevo esplorare troppo, ripeto, ma... Che cos'è? Ecco il ghast. Eh sì, è anche... Ah, ok, lui non ce l'ha con me. Ok, non ce l'hanno con me più. Abbiamo fatto pace. A casissimo. Comunque non si vede veramente niente. Voglio forse aumentare un po' la luminosità se si può. Che... Ok, perché non vedevo veramente niente. Abbiamo un sacco di glowstone. Oh cazzo, mi ha sparato. Proviamo ad ammazzarlo a sto punto, lanciandogli indietro le sue palle di merda. Sto figlio di puttana. Comunque, quella dovrebbe essere Soul Sand. Vorrei raccoglierla. Però, come scendiamo? Se non sbaglio l'acqua non funziona nel Nether. Mm. Ok, là c'è un bel lago di lava. Boh, proviamo dall'altra parte. Ripeto, che spawn de merda. Un po' fastidioso da esplorare. Ah, ok, giuro che non volevo buttarmi e che sono un cazzone. Vabbè, mi porto a casa un po' di questa Soul Sand. Questa che cos'è? Ma è gravel? Ma è banalissima gravel? Ma che ci fa la gravel nel Nether? Davvero esiste la gravel nel Nether? Non lo sapevo. Questa è una scoperta. Ok, niente, abbiamo preso la Soul Sand, abbiamo preso la Glowstone. Secondo me possiamo... Aspetta,
No, non posso... Cioè, per quale motivo ero venuto nel Nether? Perché me ne sono letteralmente appena dimenticato. Dobbiamo sì fare la Philosopher's Stone, e va bene, ma ho deciso di venire nel Nether per una... Ah, il Teleport Pipe o l'Ender Chest. Mi sa, quella roba là. Vabbè, saliamo qui sopra e vediamo come la situa. Ok, allora la situazione è questa, io non vedo fortezze nei dintorni, quindi boh, io sincero, ho preso quello che dovevo prendere, me ne torno tranquillamente al mio portale e poi qua a esplorare, a cercare la fortezza per le Blades ci veniamo in un altro momento. Che poi in realtà per ottenere le Blades non ci serve neanche trovare effettivamente la fortezza. Però, boh, vediamo. Però, cavolo, sto pezzo di merda mi sta sfidando. Oh, sì, godo, godo. Vediamo se ci ha droppato la lacrima di Gust. A sto punto, ormai l'ho fatto fuori. Vediamo che ci ha dato. Della gunpowder, polvere da sparo. Mi sa niente. Lacrima, possibile? Mi sa di no. Che fregato... Aia. Che cazzo sei tu? Ma crepa. Bastardi di merda. Non droppate manco niente, siete inutili. Esseri immondi. Vabbè, torno al portale. Ok, sono tornato nel mondo, vi voglio far vedere che da qua si vede la nostra farm di cactus, bellissima. Lì si vede la nostra farm di gomma, fantastica. L'unica cosa che non si vede è una casa, perché noi continuiamo a vivere all'aperto, alla vecchia maniera. Vabbè, oh, onesto, dai, ci sta. Ok ragazzi, mi dovete scusare, ma ero convinto di star registrando, invece ero in pausa, quindi stavo parlando come un deficiente da solo. Ho costruito la Transmutation Table e la Philosopher's Stone. Vi faccio velocemente vedere la Philosopher's Stone come si faceva, così facile facile. E che cos'è? In pratica è una pietra, che qua ho fatto un danno prima usandola, che ci permette di trasmutare gli oggetti. Ok, tasto destro sabbia, tasto destro terra, shift tasto destro cobblestone, tasto destro stone, e così via. Si può cambiare un po' tutto. Se io faccio V, vedete, l'ho caricata, e adesso mi dà un range più alto. La posso caricare ancora, e mi dà un range ancora più alto. Insomma, shift V la scarico. Questo è ciò che fa. Poi la si può utilizzare anche per i crafting. Per esempio la Transmutation Table che ho craftato si fa in questo modo: ossidiana, stone e la Philosopher's Stone, che non si consuma però, rimane. Adesso vi spiego cos'è la Transmutation Table. Lo stavo spiegando utilizzando questi materiali, però adesso me li tolgo un attimo e ve lo spiego utilizzandone altri. Prima però farei un sonnellino, perché altrimenti i mostri qua ci attaccano. Insomma, voi sapete che qua su Minecraft, almeno in questo pacchetto, gli oggetti hanno un valore di EMC. Vedete, questo vale 48, questo vale 48, questo vale 8, questo vale 227. Che significa? Che se io per esempio vendo la pepita d'oro, ok? La pepita d'oro, che è un materiale, la vendo, lui l'ha imparata, ok? Learn era uscito scritto, io l'ho venduta, ho caricato nella Transmutation Table 227 mc. Quindi ora posso prendere per esempio 227 blocchi di stone, perché io l'ho fatta imparare prima. Oppure viceversa, posso vendere la stone e riprendermi la pepita. Però notate, io posso mettere qui a sinistra gli oggetti, per esempio la gold, e lui qui mi fa vedere oggetti simili che io gli ho insegnato. Per esempio adesso gli ho insegnato solo questi. Oppure, banalmente, se prendo il diamante, ok, prima io l'ho insegnato il diamante, mi fa vedere più cose. Il diamante vale 8192, però mi fa vedere le cose nella categoria che io ho insegnato materiali. Quindi non mi uscirà mai la redstone, non mi uscirà mai la glowstone. Quindi se io per esempio prendo la redstone, prima io ho insegnato anche la glowstone, metto qui la redstone e lui mi dà redstone, ok, perché vale poco di IMC. La glowstone vale, ecco, 1024, molto di più, quindi facciamo al contrario. Io gli vendo la glowstone, posso prendermi la redstone, ok? Vedete che la converte in EMC. Quindi posso fare così, oppure posso banalmente bruciarla qua e accumulare IMC. Questo è che categoria fuel, quindi ora posso prendere soltanto questa categoria qua. Se io voglio lo stone devo togliere tutta la EMC, mettere la stone e quindi convertire, non lo so, il diamante che mettere e prendermi la stone. Posso convertire le cose soltanto nella loro stessa tipologia. È una cosa molto comoda, quindi per esempio, non lo so, voglio vendere i diamanti per farmi il ferro? Lo posso fare, ecco, gli vendo tutti i diamanti, così, minchia quanta MC, poi dico guarda voglio il ferro, gliel'ho insegnato, quindi mi prendo tutto il ferro che voglio. Dico no, non lo voglio il ferro, glielo rivendo, glielo vendo tutto e mi riprendo i diamanti. Ok, facile facile, è una sorta di scambio che ho fatto, ho sbagliato chest. È una cosa super power,
e possiamo anche fare altri macchinari di questa mod che magari vedremo nel prossimo episodio, perché per oggi io direi che abbiamo fatto abbastanza, ma attenzione, prima di chiudere volevo vedere come sta andando la farm, se ci ha prodotto qualcosa oppure no. Se non sbaglio i cactus ci mettono una ventina di minuti a crescere, quindi se il chunk era carico, e io lì sono stato un po', dovrebbe aver fatto qualcosina. Ok, ne ha fatti 12, attenzione ragazzi, è pochissimo, per carità, è pochissimo, però voi immaginate, questa farma qui alzata di 2, 3, 4, 5 piani, produce veramente tanto di più. Quindi dobbiamo sicuramente alzarla e poi chiaramente con i tubi o ender chest, adesso capiamo, fare in modo di portare il cactus qui per produrre energia elettrica dal cactus. E niente, io vi saluto, iscrivetevi al canale, mi piace per supportare e per l'algoritmo, commentate qui sotto ovviamente, e ci aggiorniamo al prossimo episodio della Tech Classic. Ciao ciao!